Ma bentornati Devastati, come andiamo? E rieccoci qui per il secondo e ultimo conclusivo video sul Begode Monster Pro, perché dopo averlo tenuto qualche giorno ho ancora qualche curiosità da dirvi su questo meraviglioso bestione da 24 pollici, quindi non muovetevi da lì perché dopo la sigla vi dirò tutto, quindi sigla! Amici Devastati, ma come andiamo? Ma rieccoci qua Devastati, bentornati. Avete fatto i bravi quest'ultima settimana? Spero di no, Intanto lasciatemi ringraziare tutti e voi 1000 Devastati, perché nel frattempo siamo diventati 1000 ragazzi, forse anche già 1001, 1200, 1300, 1400, chi lo sa. Ma bene amici Devastati, direi che dopo 150 km di utilizzo di questo bel Monster Pro adesso sono in grado di dirvi qualcosa di un po' più preciso e più sensato su questo ottimo mezzo, perché alla fine piace al Devastato. Sì ragazzi, piace al Devastato. Alla fine mi piace, perché dopo averlo guidato per qualche giorno devo ammettere che la fluidità di questo mezzo è impareggiabile e probabilmente ai livelli dello Sherman, anche se da un po' che non lo guido, ma sicuramente il tipo di guida è più o meno lo stesso. Come potete vedere ragazzi, ci ho messo dei due bei power pad e sinceramente ho dovuto togliergli le sue gommine, quelle della Begode, perché in effetti non servivano a niente. Ma questi power pad sono molto utili, piazzati come potete vedere in alto rispetto all'M Super Pro, dove li tengo molto in basso, che mi servono anche per sollevarlo. Su questi mezzi così pesanti tipo questo e sicuramente il Veteran, i vostri power pad dovranno stare in alto, in modo che per accelerare vi appoggiate completamente a questa parte qua e per frenare vi appoggiate completamente a questa parte qua, che è essenziale, perché senza questi power pad sarà difficilissimo partire con questo Monster Pro, perché da 0 a 10 diciamo con questa ruota enorme è un po' complicato e se non avete i power pad rischiate di sbilanciarvi troppo in avanti, perché lui non parte così immediatamente. Certo è che dopo i 20 all'ora ragazzi sono scintille, si va come dei treni. Ragazzi, che dire, sono venuto qui per provarlo off-road, che piace tanto al Devastato ma un po' meno al Monster Pro, devo ammetterlo, anche se diciamo che finché trovate dei percorsi abbastanza lisci, abbastanza puliti, va benissimo, anzi la ruota grossa attutisce anche un po' le buche, via, diciamo che le sentite un po' meno. Certo, non sarà certo da andare in montagna, ad arrampicarsi, fare arrampicate, ma se volete fare dell'off-road leggero va benissimo ragazzi, benissimo. L'altra settimana non vi ho parlato di queste pedane perché come potete vedere anche su questo mezzo la Begode ha messo le stesse pedane che ci sono sull'X, sull'XN, sugli RS, praticamente le pedane sono sempre le stesse, ampie, comode, ma come grip via lasciamo un po' a desiderare.
lasciatemi ancora ringraziare Luigi di Overwheel che mi ha lasciato provare questo Monster Pro, che è una meraviglia e sono veramente contento di averlo provato perché mi è piaciuto molto. Però Luigi, grazie. Guarda che andare. È uno spettacolo, però ragazzi, una bomba. Frenare, uno sbattimento. Visto che sbattimento frenare, praticamente per frenare dovete mettere il culo sulla ruota dietro, giuro, è bestiale. Faccio rivedere, attenzione. Sicuramente con questo Monster Pro fare gli scalini non sarà più un problema, perché ovvio con questa ruota enorme gli scalini no, non intendevo quegli scalini lì ragazzi, intendevo fare gli scalini sopra il monoruota, quindi fare gli scalini quando li incontriamo per la strada sarà semplicissimo, tranquilli. E questa maniglia ragazzi, questa maniglia è assolutamente inutile, ma guardate quanto è alto questo monoruota, guardate quanto è semplice tenerlo per la sua di maniglia, quindi questa maniglia che tanto non è un granché, tanto vale lasciarla dentro e tanto vale camminare tenendolo in mano senza la sua maniglia. Tempo di caricare il monsterone che ha 30% di batteria, quindi apriamo e andiamo a mettere i due caricabatterie perché ne abbiamo due, sì, ne abbiamo due. Bene ragazzi, immagino che non mi vediate, ma perché siamo nel buio più totale. Vediamo se intravedete lui, ma quanto sono belli questi LED ragazzi, non ve l'ho ancora detto ma questi LED sono davvero fighi E comunque volevo farvi vedere quanta luce fa questo faro, pronti a illuminare di giorno la notte. Ta-da! Andiamo! Giretto notturno ragazzi, giretto notturno, e intanto tiriamo due conclusioni. Innanzitutto devo ammettere che mi è piaciuto molto perché ormai sono a quasi 200 km di percorrenza e ragazzi la fluidità, ve l'ho già detto 1000 volte, ve lo ripeterò, mi piace molto, è molto reattivo, molto grintoso, molto cattivo ragazzi, è meraviglioso. Guardate che figo, intanto sto andando in giro nel buio più totale ragazzi, buio più totale, e questo affare qua mi illumina a giorno. Vedete che si vede. Questa cos'era? C'era qualche animale che correva. Ragazzi, qua c'è di tutto, siamo nella foresta più totale al buio. È capace che mi esce un lupo, un serpente, un coniglio. Infatti mi sto già un po' anche cacando addosso. Comunque, intanto che corriamo di notte nella ciclabile, volevo ancora dirvi due pro di questo meraviglioso mezzo. Allora, intanto questo peso 41 kg, dopo una settimana che lo utilizzate ragazzi non è più un problema, e la gomma non ha molto grip. Oddio, c'era di nuovo qualcosa che correva. Che cazzo è che corre qua nei boschi? Meglio uscirsene. Sì ragazzi, sono uscito ora dal buio più totale, guardate dov'ero. Ero là, ma il mio Monster Pro si è rivelato un ottimo mezzo notturno perché illumina a giorno meravigliosamente la ciclabile di notte. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che non abbiate fatto i bravi neanche questa settimana e non fate i bravi neanche la settimana che verrà, quindi se non avete ancora lasciato un like fatelo subito, registratevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli, ciao!
Ma a me è piaciuto questo mezzo, è piaciuto molto. Vi devo confessare che per un attimo ho pensato sinceramente di comprarmelo.